Carissimi, bentornati o ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Gennaro di Smart Video Photography. Innanzitutto do il benvenuto ai nuovi iscritti, spiegandogli in 2 secondi cosa troveranno su questo canale. Su questo canale potete trovare playlist per migliorare foto e video col vostro smartphone, oltre a un sacco di accessori per migliorare ovviamente sempre la fotografia e il video con il vostro dispositivo mobile. Ma non solo, andremo a vedere come montare video, come ritoccare le foto, come fare streaming, eccetera eccetera eccetera. Quindi se volete iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. Detto questo, oggi affrontiamo un problemuccio abbastanza importante: la formattazione di drive esterni, pennette da utilizzare con Android o iOS. Io ovviamente lo farò con Android perché è più versatile in questa situazione, e per l'occasione ho una pennetta microscopica che poi vi farò vedere dal vivo, da vicino, dal vivo non da vicino, che ha 2 ovviamente facce, una USB e l'altra USB-C. Perché facciamo questo? Perché abbiamo un problema che abbiamo riscontrato sicuramente tutti, compreso io, di questo genere. Eccolo qua il problema che abbiamo questo qua: non possiamo andare più di 4 giga quando andiamo a trasferire file dal nostro smartphone alla nostra pennetta. Ma perché è un problema? Perché sicuramente quando registriamo video con Filmic Pro, ragazzi, i file si gonfiano. Poi se andiamo in HDR, se andiamo in 4K, se andiamo a Film Extreme, ragazzi, i file si gonfiano notevolmente. Quindi più di 4 giga ci vuole sicuramente tutta. Quindi cosa succede? L'unica partizione che mette d'accordo tutti, piccoli e grandi, è exFAT. Ma anche qui c'è un problemino: se non abbiamo un computer, Windows o Mac, ok? Siamo sempre lì, siamo legati sempre a dover utilizzare un computer. Ma qui, visto che si tratta di parlare di smartphone, parliamo di dispositivi mobile, dobbiamo cercare un'applicazione che funzioni sul nostro Android. Su iOS non c'è, ma su Android c'è. Quindi ho trovato un'applicazione che adesso poi vi vado a mostrare, che permette la formattazione di questa exFAT. Prima però di questo andiamo a sentire Siri cosa c'ha da dire. La differenza principale tra GPT e MBR è legata ai limiti di MBR che GPT non ha, in particolare quello dei limiti di dimensione dei dischi per MBR, che non possono essere più grandi di 2 TB. Inoltre, un disco basato su MBR non può ospitare più di 4 partizioni primarie. Avete visto, avete sentito veramente che abbiamo 2 tipi di formattazione. Quella che ci interessa a noi, adesso mi ricordo ovviamente le sigle, è la GPT, perché ho visto che l'altra MBR non è compatibile con iOS, quindi formattandola in MBR poi flappicata in iOS e non funziona. Almeno io parlo di Lightning, poi non so se nei iPad di ultima generazione funziona, non lo so, quindi provatelo voi e vedete voi. Io parlo di Lightning, non ancora questo, quindi si parla di Lightning perché poi fino al 2000 all'iPhone 15 saremo ovviamente costretti a questa compatibilità con anche iPhone, ok? Quindi ora andiamo a vedere innanzitutto un po' le periferiche che utilizzerò, e poi andiamo a vedere l'applicazione su Android per fare una prima formattazione. Bene, andiamo a vedere come prima cosa la pennetta. La pennetta molto piccola, da una parte abbiamo, vedete, l'USB-C, se la giriamo ovviamente abbiamo l'USB. Molto carina questa pennina piccolina. Poi tiriamo fuori la nostra hub, il nostro hub, come lo vogliamo chiamare, io sbaglio sempre tutti i termini. Quindi questo perché l'ho messo quasi in cima, metterlo più al centro, e perché c'è il monitor davanti e mi confondo ovviamente nel confondermi. Andiamolo a vedere un attimo nel dettaglio. Quindi abbiamo qui la connessione, ok, USB-C al nostro tablet o al nostro smartphone. Dietro abbiamo addirittura l'HDMI, quindi possiamo mettere il nostro smartphone o tablet che sia su un monitor.
Nell'altro lato abbiamo tutte queste connessioni. Abbiamo la prima, che è l'alimentazione al nostro smartphone, che sapete che ovviamente consuma, ok, HDMI e tutto il resto, quindi bisogna alimentarlo. E qua tutte le prese USB, e infine abbiamo anche le card di memoria, la possibilità di leggere le card. Molto ben fatta questo bel hub. Passiamo ora alla scatoletta per iOS. Da una parte abbiamo l'apertura che ci fa vedere che c'è la connessione al nostro smartphone o tablet. Ovviamente non possiamo cliccarci un tablet qua sopra, ma con una prolunghetta che vi metterò in descrizione possiamo collegarlo. Chiudendola, dietro, posteriormente, abbiamo la connessione all'HDMI anche qui, quindi possiamo andare sul monitor, e Lightning per andare sulla rete, cioè collegare alla corrente. Sapete che Lightning, se non collegate, non ci facciamo proprio nulla. Da una parte, diciamo da un lato, che adesso guardando destra e sinistra, poi vabbè, ovviamente cambierà secondo la visione, abbiamo l'USB e anche qua la possibilità di andare a connettere il nostro smartphone, il nostro tablet, alla rete Ethernet, quindi possiamo velocizzare ovviamente internet. E l'ultimo lato ci resta la connessione alle card, anche qua vedete, quindi molto completa anche questa interfaccina che utilizzeremo ovviamente per collegare il nostro iPhone alla pennetta che andremo ora a formattare. A questo punto dobbiamo solamente formattare la nostra pennetta col nostro Android. Andiamo innanzitutto a vedere l'applicazione e poi andiamo a mettere la pennetta nell'alloggiamento dell'alimentazione, ok? Quindi trasferiamoci sullo smartphone e andiamo a vedere l'applicazione che ho trovato. Eccoci qua, l'applicazione è questa qui, vedete, si chiama USB Tools, ma ve la metto in descrizione perché ce ne sono tante e tante non funzionano. Ovviamente è un'applicazione che è mezza pagamento, non è a pagamento ma c'ha le pubblicità. Vedete, ora vado a mettere, ok, la pennetta nell'alloggiamento dell'alimentazione. A questo punto devo dare ok per poter far sì che la mia l'applicazione vada a riconoscere la pennetta. Vado su Format e vado a scegliere il secondo tipo. Vedete che abbiamo parlato prima dei due tipi, quindi vado a scegliere GPT. A questo punto do Format, clicco su Get More Coin perché praticamente devo andare a vedermi subire una pubblicità oppure pagare, ok, i coins per non vedere la pubblicità, ma io me ne frego, vado sulla prima icona e mi vado a assorbire la pubblicità e poi clicchiamo sulla X e possiamo andare a formattare, solamente che questa operazione bisogna farla 2 volte. Certo, se formattate pennette dalla mattina alla sera, ok, pagate anche qualche diciamo monetina, ma se ne fate una all'anno, diciamo che possiamo anche sorbirci la pubblicità. Ok ragazzi, appena finisce, ok, X, vedete torna la schermata, ma di nuovo Format, di nuovo sul Get More Coin e di nuovo la prima voce e di nuovo un'altra pubblicità. Magari poi c'è qualche gioco che ci interessa e possiamo andare a installarlo. A proposito di giochi, una sorpresina per voi il mondo Android. Ragazzi, una cosa trovata bellissima. Comunque poi ne parleremo più avanti. Magari l'avete già vista, ma io non l'avevo mai vista. Quindi andiamo a aspettare anche qui e speriamo bene. Ok, X. Ok, ragazzi, X. Quante X devo dare? Allora, dai su, X. Ok, ora se do Format parte la formattazione della mia pennetta. Quando arriva, vedete, Done, possiamo andare a spegnere l'applicazione. Una raccomandazione: spegnete l'applicazione prima di tirar via la pennetta, perché se no si rovinano. Comunque dobbiamo estrarla per forza, scollegarla e ricollegarla, se no inutility, diciamo, del disk, chiamiamolo così, di Android, non viene vista la pennetta. Quindi ora andiamo a chiudere
l'applicazione, scollegare la pennetta, aprire le utility e ricollegarla. Chiudiamo tutte le applicazioni per essere sicuri, ok? A questo punto possiamo andare a scollegare la pennetta. Ora andiamo in utility e andiamo a ricollegare la pennetta. Come possiamo notare, eccola qua, ok, memoria di massa 1, ovviamente non posso rinominarla, ma non importa. La prova che facciamo è questa: andiamo su memoria interna, andiamo su diciamo la cartella delle nostre foto, andiamo su Filmi Pro e selezioniamo tutto sto bordello di file, sperando che la formattazione gli vada bene. Facciamo un copia, andiamo indietro fino a di nuovo alla nostra lista, andiamo in memoria di massa, copia qui e telkey, ragazzi, telkey. Vedete che praticamente stiamo copiando più di 4 giga. Quindi alla fine di questa operazione andremo a cosa fare? A inserire la basetta del nostro iPhone sul nostro iPhone, cioè il nostro iPhone sulla basetta, perché questo non sta, e poi infileremo questa pennetta nella basetta e vediamo se il nostro iPhone la riconosce. Bene, terminata la formattazione, torniamo indietro un attimino e andiamo a vedere la memoria di massa. Vedete, è stata correttamente ovviamente trasferito tutto. Ora, come vi dicevo prima di spegnere, ovviamente di togliere la pennetta, dobbiamo uscire da anche questa applicazione. Quindi chiudiamo tutto e a questo punto possiamo estrarre la pennetta. Ok, attenzione a questa manovra perché rischiate di perdere veramente i dati. Bene, a questo punto siamo pronti per andare a collegare la nostra chiavetta alla basetta e vedere se il nostro iOS riconosce ovviamente questa partizione e sicuramente i file. Quindi ci trasportiamo sull'altra vista. Innanzitutto vi faccio vedere il cavetto, questo qua, che ha due estremità, uno a femmina e l'altro a maschio. Quindi praticamente potete utilizzare la basetta, ok, collegarcelo qua, vedete che non vedo dov'è, ok, collegarcelo qua, perfetto, e dall'altra parte andare nel vostro smartphone o all'interno di un tablet, ovviamente che è più grande. Quindi leviamo il tutto, lo arroviamo come bravi bambini e andiamo a mettere invece un cavo normale di alimentazione. Il mio iPhone 8 ha qualche problema di collegamento, come io di dita, di collegamento a diciamo alla rete, perché c'è l'attacco che è un po' difettoso. Quindi clicchiamo qua, ok. Una cosa che bisogna fare prima di inserire il nostro telefono sulla basetta, tiriamolo un po' più in qua, sulla basetta, è sbloccarlo, perché se no non viene riconosciuta. Quindi andiamo adesso a inserire, speriamo che ci vada bene la prima, perché ovviamente, come ho detto, non va la ricarica. Ok, il mio telefono è in ricarica, adesso non ci resta altro che andare a condividere lo schermo dell'iPhone e vedere se veramente i file sono compatibili e soprattutto la partizione. Bene, pennetta nelle mani, andiamo a condividere le due schermate per farvi vedere che inserirò ovviamente la pennetta. Vedete, sto mettendo la pennetta, se ovviamente vedo il buco, dove cavolo sei? Ok, andiamo in file ovviamente, perché sapete che l'applicazione ovviamente quella da usare è questa. Andiamo a vedere senza fare manovre strane, perché il mio, come ho detto, il mio iPhone è difettoso, ed eccola qui, questa qui, vedete, si chiama volume. Andiamo qua e ci sono i file di Filmic Pro. Quindi se io vediamo se li posso andare a riprodurre. Ecco qui, ragazzi, avete visto che praticamente compatibilissima la chiavetta col nostro iPhone. Quindi ora possiamo andare tranquilli a dormire praticamente
e trasferire tutti i file da Android a iOS, da un computer, come vogliamo, quindi non ci sarà più bisogno di formattare nulla, cioè avere nessun volume grande, perché possiamo utilizzare tutti i gigabyte che abbiamo sulla chiavetta. Ricordatevi sempre anche qui di spegnere sempre l'applicazione quando dovete estrarre la chiavetta, quindi a gioco fatto estraete la chiavetta quando avete spento l'applicazione che sta utilizzando ovviamente la chiavetta. E a questo punto andiamo alle conclusioni. Bene, vi dico che prima di arrivare a questa conclusione qua ci ho messo un po', quel messaggio mi è apparso tante volte, però non ho dato peso. E praticamente cosa facevo? Trasferivo da computer da Android a computer oppure da iPhone. Però l'ultima volta ho avuto un problema sia con Android Kit che con File, l'applicazione File Transfer di Android che è disponibile per Mac e Windows. Ho avuto dei problemi nel senso che non riuscivo a trasferire, a un certo punto si bloccava, quindi non sapevo se erano i file che erano corrotti oppure praticamente cioè che il computer avesse un problema o l'applicazione. Quindi fatto ciò ho provato a fare sta manovra ed è riuscita. Video un po' lungo, ma spero che vi sia utile sempre, e se vi è utile a voi condividetelo con i vostri amici e fate conoscere queste piccole tecniche ok, per risolvere questi problemi. Perfetto, allora vi rinvito a iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. Con questo vi ringrazio e vi rimando al prossimo video. Ciao! Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente dai dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!